Toto Running Sleep e oggi parlerò brevemente delle On Cloud Boom Echo 3. Le scarpe che al momento sono quelle top di gamma sono le Super Shoe della On Cloud. Si sono viste altre scarpe in giro già dall'anno scorso, ad esempio i piedi della Obiri quando ha corso Boston, oppure pochi giorni fa quando Tadesse Abraham ha vinto la Maratona di Barcellona. Ma in ogni caso, per i comuni mortali, le scarpe top sono al momento queste qua, le Cloud Boom Echo 3. Possiamo parlare di tre cose in questo breve video: specifiche tecniche, sensazioni e opinioni finali. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, queste scarpe hanno un drop di 9 mm, hanno un'altezza di 37 mm nel tallone e 28 nell'avampiede. La scarpa presenta una mescola in Pebax, la Ilion Hyperfoam della Cloud, e in più ha il CloudTech, una mescola che si adatta a quello che è lo stile di corsa del corridore, assorbendone gli impatti a ciascun passo. Per quanto riguarda il peso, le ho pesate poco fa, io ho un 48 taglia europea e sono circa 270 grammi, anche se ufficialmente questa scarpa non dovrebbe superare i 215 o 217 grammi. Non lo so, ho un piede abnormale, ma in ogni caso questo è il peso che mi risulta. Assieme a queste due mescole, quindi, la Hyperfoam, che si occupa di un ritorno maggiore di energia, e la CloudTech, che si occupa di un assorbimento degli shock generati dalla corsa. Abbiamo una piastra al carbonio, la Speedboard, che corre lungo tutta la scarpa. Per finire, un paio di accenni a altri tre elementi, che sono i materiali, la traspirabilità e la larghezza della suola. Per quanto riguarda la larghezza della suola, abbiamo una suola molto molto stretta nel tallone che si allarga nell'avampiede. Per quanto riguarda la traspirabilità, secondo Kofusi, un famoso influencer di corsa americano, possono esserci alcuni problemi di traspirabilità. Lui mostra un video in cui si crea un sacco di acqua dentro la scarpa. Non ho avuto assolutamente alcun tipo di problema, almeno qualche giorno fa, quando ho corso con circa 12 o anche di più gradi a Barcellona, c'era il sole, zero problemi. E infine, per quanto riguarda i materiali, sono fighi, c'è poco da fare, che ci sta per costare 300 bagigi. Sia i lacci che la soletta interna presentano dei pezzi di silicone che sostanzialmente si occupano di creare un maggiore attrito tra il piede e tra il calzino e la scarpa. Quindi nulla da dire, come le metti sono perfette. Bene, tolta via la parte tecnica oggettiva, sensazioni e parte soggettiva. Non sono uno che corre bene, appoggio molto il retropiede e soprattutto prono molto. Correndo 42 km con queste scarpe mi aspettavo che mi dessero molti più problemi. Purtroppo non ho molti metodi di paragone, perché queste sono le mie prime Super Shoe, prime scarpe di sempre con suola completamente in Pebax e con piastra al carbonio. Quello che però ho potuto intuire da molte altre recensioni di molti altri youtuber americani, inglesi, Benny's Running, Kofusi, The Ginger Runner e molti altri, è che queste scarpe hanno una sensazione molto minore di rimbalzo paragonata ad altre scarpe. Questo potrebbe essere per la piastra al carbonio che corre per tutta la scarpa e per una mescola probabilmente leggermente diversa, ma in ogni caso non ti danno quella sensazione che altre scarpe ti danno. Le uniche scarpe con cui posso paragonare il livello appunto di rimbalzo sono le Adidas Boston 12, con cui io corro la maggior parte del mio chilometraggio settimanale. Pur non avendo la componente in carbonio, ma avendo soltanto delle rods, delle canne in fibra di vetro, anche delle scarpe come le Boston 12, che hanno soltanto parte della suola in Pebax, mi danno una sensazione più di rimbalzo rispetto a scarpe del genere. Per giungere alla parte finale di opinioni e, volendo, raccomandazioni, non dico che queste scarpe sono state sprecate per me, ma essendo io una persona che appoggia il retropiede pronando e non andando particolarmente veloce, ho corso 4,03 km,
Ho sentito che queste scarpe non sono state sfruttate al massimo e probabilmente mi sarei potuto trovare molto meglio e col piede molto più protetto con altri tipi di scarpe. E sono scarpe per gente che va veloce, che appoggia soprattutto mesopiede o avampiede, sconsigliate per gente che va di retropiede, sia per la larghezza della suola, più per la larghezza della suola che per altro, perché la piastra di carbonio il P-Bax c'è, non è quello il problema, è più la larghezza della suola e soprattutto il fatto che la parte in P-Bax qua nel retropiede è scoperta. Sono pensate per appoggiarsi in avampiede. Per che distanze sono? Per gente che va molto molto veloce, tranquillamente possono coprire la distanza della maratona. Per gente che va un po' meno veloce, sono perfette per la mezza maratona, per la 10 km, anche se non ci sono mai corso una 10 km, ma posso facilmente immaginarmi distanze del genere in cui si raggiungono, in quel caso sì, velocità a seconda della persona, ma comunque molto probabilmente sotto ai 4 minuti al chilometro, anche per gente che magari in maratona non ha mai rotto la barriera delle 3 ore. Sono stato molto fortunato a vincerle, quelle sì, non me le sarei comprate, però se fossi stato non così fortunato sarei andato forse su qualcos'altro di più commerciale o magari avrei addirittura usato le mie scarpe da tutti i giorni, le Boston 12. Se avete domande, commenti, curiosità, scrivete nei commenti. E la durabilità, beh, ci ho corso 100 km. Sulla scatola con cui arrivano queste scarpe c'è scritto chiaramente che hanno una lifespan di 4 maratone. Si consumeranno sostanzialmente, magari non ci correrò allenamenti, ma li terrò per una mezza o magari per una futura maratona. Questo è tutto. Non penso di avere altro, spero di averla fatta breve, di averla fatta intensa e fino al prossimo video e Run for the Sleep. Toto. Yo!